Ve la ricordate l'applicazione Movie Pro? Un'applicazione per trasformare il vostro iPhone in una videocamera, era uscita molto tempo fa sul canale. C'è stato un aggiornamento, secondo me importante da sottolineare, e lo andiamo a vedere proprio in questo video. Vedremo due cose molto interessanti che sono state aggiunte soprattutto in iPhone che non hanno soprattutto l'USB-C e soprattutto non supportano il ProRes o i codec, ok, ProRes nativi, diciamo, nella fotocamera nativa del nostro iPhone. Purtroppo è una limitazione che la Apple imposta perché deve far comprare iPhone un po' più costosi. Quindi andremo a vedere subito dopo che vi sarete iscritti al canale, ovviamente azionate la campanella per ricevere notifiche dei video che posterò in futuro, e andiamo a vedere subito queste due novità molto importanti. Prima di andare a vedere, l'applicazione, diciamo come cosa è cambiato, diamo un'occhiatina all'Apple Store. Ecco, vedete, una delle caratteristiche che ha Movie Pro è avere anche la possibilità di avere un remote control, ma la cosa che vi voglio far vedere è questa. Per ora, e solo per ora, dico, è rimasta una delle poche applicazioni che hanno l'acquisto una tantum, quindi se non è cambiato negli ultimi giorni, no, allora Limit Life costa solo 23 euro circa, quindi diciamo che è un prezzo abbordabile visto quello che è ora capace di fare. Andiamo a vedere subito. Andiamo ora a vedere le due novità che veramente mi sono piaciute tanto su Movie Pro, andando ovviamente nelle impostazioni, andando giù nella parte che riguarda l'encoding video, ci accorgiamo che è uscita fuori anche la voce ProRes. Quindi cliccando su ProRes abbiamo a disposizione, ok, tutti i codec, anche il 444 che forse non esiste neanche in Blackmagic. Quindi abbiamo guadagnato per gli iPhone standard, io parlo dal 13 in poi, non so se poi l'11 o il 12 supportano lo stesso, però ovviamente il 13 supporta anche questo, diciamo, questa modalità, ed è una cosa importante. Un'altra cosa invece che mi ha fatto veramente piacere è la possibilità di andare a memorizzare i nostri file su un disco esterno. Io adesso vado a appiccicare ovviamente l'hub che avete già visto sul canale, ovviamente i dischi devono essere sul Lightning, devono essere ovviamente alimentati. Poi non so se esiste una pennetta che ovviamente può non avere l'alimentazione. Se torniamo indietro, andiamo giù dove la parte che riguarda, ok, la possibilità di andare a memorizzare su parti esterne, ok, i nostri file, ci accorgiamo che le due voci sono sempre rimaste le stesse, ovviamente salvare all'interno della applicazione oppure salvare sulla libreria di iPhone, ma è uscita anche quest'altra voce che è proprio quello che riguarda salvataggio su un disco esterno, diciamo su un device esterno, su una parte esterna. Quindi vado indietro e trovo i miei due dischi, veramente una partizione, ok, fatta ovviamente doppia. Vado ovviamente a fare una nuova cartella la chiamerò video, ok, vado a salvare, e adesso cosa faccio? Scelgo la cartella dove dovrò salvare i miei file. Ecco, adesso torno indietro con il simbolo della fotocamera, vado a fare un video, ragazzi, niente di che, clicco ovviamente sulla registrazione, niente di che. Andiamo a vedere i cagnolini cosa fanno. Cosa fate, ragazzi? Va un po' a scatti, non so perché va un po' a scatti, non so perché, forse riguarda proprio la registrazione su memoria esterna, ma non ci preoccupiamo perché non diamo stop, non riguarda il filmato. Se adesso io vado a prendere ovviamente l'applicazione file, ok, l'applicazione file, e vado sono già nella pennetta, forse sì, nella pennetta, nel disco esterno, vado nel disco esterno su video e vado a vedere il video, e
vi accorgete che non è ovviamente... Clicco ovviamente sulla registrazione, niente di che. Andiamo a vedere i cagnolini cosa fanno. Cosa fate ragazzi? Va un po' a scatti. Vedete, non è assolutamente a scatti la ripresa, quindi vuol dire che è solo una cosa di preview. Sarà l'iPhone 13 che ormai è diventato obsoleto? Non lo so, però queste due novità secondo me sono molto molto importanti. Ricordatevi la cosa importante ragazzi, se avete skippato il video ve la siete persa, quando dovete staccare un disco dovete sempre spegnere le applicazioni, ok? Non avere più niente sullo schermo e poi staccare il disco, pena la perdita di tutti i dati. Bene ragazzi, cosa ne pensate di Movie Pro? Se cercate un'alternativa a Filmic Pro e anche a Blackmagic gratuita, questa è proprio la soluzione ideale, perché visto che costa una tantum 22-23 euro. Un'altra cosa che ho visto, ovviamente l'effetto ritratto viene anche fatto con la fotocamera posteriore, anche su iPhone XS, quindi potete avere la sfocatura dietro, proprio il bokeh, come una fotocamera diciamo professionale, anche con la modalità della fotocamera posteriore, quindi va in modalità ritratto. Ovviamente dovete tirare giù la tendina, l'abbiamo già visto nei video scorsi, quindi andateveli a vedere e selezionare ovviamente effetti video modalità ritratto. Detto questo, se interessa a qualcuno questo video condividetelo con i vostri amici che mi fate crescere ovviamente, per questo vi ringrazio, e se non avete ancora fatto iscrivetevi al canale e azionate la campanella per ricevere notifiche dei video che posterò in futuro, che posterò in futuro, che pesterò. Comunque questa è una tiritera, bisognerebbe farci un gingolino. Con questo ragazzi vi ringrazio, ci vediamo alla prossima.